programma in collaborazione con Confindustria Piacenza. Liftech Helicar progetta e costruisce una linea completa di sollevatori per carrelli elevatori e di attrezzature integrate per qualsiasi applicazione. Con i 2 siti produttivi di Castel San Giovanni a Piacenza e Westminster in South Carolina, è leader globale nel suo settore e si rivolge ai principali produttori mondiali di carrelli elevatori e piattaforme per lo spostamento di merci. Oggi Liftech Helicar si pone in prima linea nella ricerca e nell'innovazione che ha portato a soluzioni integralmente elettriche particolarmente indicate nell'industria alimentare. Liftech Helicar è leader mondiale nella produzione di sollevatori per carrelli elevatori e nel corso degli anni Liftech Helicar è riuscita a ritagliarsi delle nicchie di mercato che hanno permesso all'azienda di crescere e a ritagliarsi dei livelli di eccellenza nel mercato mondiale. Liftech Helicar nasce nel 1972 grazie a un'iniziativa di imprenditori che decidono di fare piccole trasformazioni di attrezzature, quindi nasce in un mercato prevalentemente locale. Nel corso del tempo riesce a acquisire un respiro internazionale grazie al mercato e grazie alle soluzioni sempre più evolute. E quindi iniziamo a candidarci come costruttori di sollevatori speciali. L'ingegneria prende sempre più piede nell'azienda e quindi dà la possibilità di aggredire delle nicchie molto particolari di mercato. Diventiamo proprietà canadese nel 2001, nel 2008 ritorniamo ad essere italiani, quindi vediamo che l'azienda cresce, abbiamo una quantità di prodotti sempre maggiore, produciamo sollevatori che vanno da 1 tonnellata fino a 55 tonnellate. Chi pensa oggi a un sollevatore pensa a un semplice muletto. In realtà nella nostra produzione è quasi difficile riconoscere un sollevatore secondo il concetto tradizionale. E quindi abbiamo oggetti che assomigliano sempre più a bracci antropomorfi, quindi nel corso del tempo siamo riusciti grazie all'ingegneria a sviluppare sempre nuovi prodotti. Quando dico 55 tonnellate dico un numero molto freddo, ma se pensiamo che 55 tonnellate rappresentano 55 automobili come ordine di grandezza e pensare che un sollevatore riesca a sollevare 55 automobili in una volata unica fino a 20 metri d'altezza, ci rendiamo conto di quale importanza lo sviluppo prodotto ha. Io entro in azienda nel 2001, dopo una formazione ingegneristica molto specialistica. Io ho sempre avuto la passione della valutazione della capacità portante. Diciamo che si realizza questo matrimonio, una mia passione per quanto concerne il mio percorso di studi con una necessità dell'azienda di portare all'interno competenze che potessero sviluppare prodotto. Ricordo ancora le mie prime attività in ufficio tecnico, molto umilmente sono state quelle dello sviluppo dei cataloghi ricambi, sono stati proprio i primi giorni in azienda. Nel corso del tempo poi la mia curiosità mi ha sempre dato stimoli a approfondire determinati aspetti aziendali e quindi divento responsabile dell'ufficio tecnico. Nel 2008-2009 seguo la produzione. E nel corso degli ultimi 5-6 anni invece vengo avvicinato a temi sempre di più direzionali, nelle decisioni strategiche. Nel 2008 l'azienda mi offre la possibilità di poter conseguire un master internazionale presso il Politecnico di Milano.
3 anni fa veniamo acquisiti da Cascade e quindi la dimensione da internazionale diventa sempre più globale. Mi chiamo Diego Longo, sono il plant manager di Liftec Elecar, lavoro qui da 12 anni. Per me è sempre stato molto interessante in produzione, non a caso ho qui alle mie spalle la produzione che mi segue ormai da sempre, da quando ho cominciato a lavorare. Ho trovato da subito interessante il progetto proposto perché già 12 anni fa c'era un progetto serio di crescita, di investimento sulle persone e sui macchinari. Ancor di più con l'acquisizione di Cascade 2 anni fa, questo mio convincimento si è rafforzato e lo vediamo quotidianamente nelle attività di sviluppo di nuovi prodotti, inserimento e formazione di personale che va dal più specializzato ai neodiplomati. Alle mie spalle in particolar modo c'è il reparto lavorazioni meccaniche, dove negli ultimi 2 anni ancor di più abbiamo investito su nuovi macchinari e personale. Il nostro reparto va ad alimentare, questo di lavorazioni meccaniche, i reparti di carpenteria e i reparti di montaggio, nonché alcuni nostri fornitori storici. Sempre più ci siamo confrontati con le esigenze del mercato e con le richieste dei nostri clienti. Lavoriamo molto per l'Europa, ma non solo, e continuamente ci confrontiamo a nuove esigenze di tipo qualitativo, ma anche in termini di consegna e costi richiesti dai clienti e quindi dal mercato. Sono responsabile del settore della Liftec Elecar delle macchine utensili, montaggio cilindri e saldatura cilindri. Lavoro in questa azienda dal 3 marzo 88, l'azienda ha creduto in me, l'amministratore delegato Colombi ha creduto in me, mi ha dato le redini di questo reparto e tuttora ne sto facendo, spero, buon uso, nel bene e nel male, diciamo di andare avanti per questa strada. Ecco. Qui noi troviamo una produzione, troviamo un ufficio tecnico, un'ingegneria, troviamo un ufficio commerciale, troviamo tutte le funzioni ben presidiate. La produzione è integralmente qui e segue il mercato europeo. Abbiamo una consociata che segue il mercato americano e enfatizzo il fatto di far parte di un gruppo presente sui 5 continenti. Sono Simone Pagani, mi occupo della programmazione qui in Liftec. La programmazione si occupa praticamente della pianificazione degli ordini in tutti i reparti produttivi. Sono arrivato qui 18 anni fa e dopo 3 anni ho avuto la possibilità di diventare responsabile e da allora sono ancora qui a migliorare e a provare insieme al gruppo che abbiamo formato a trovare nuove soluzioni e migliorare il posto di lavoro di tutti. Fuori dalla scuola professionale sono sempre stato appassionato nella meccanica e sono arrivato qua abbastanza giovane perché avevo 19 anni e ho cominciato tramite l'agenzia interinale, sono arrivato qua in Liftec Elecar e man mano ho cominciato, diciamo, dalle prime macchine ancora manuali fino a... mi sono appassionato a questo lavoro, l'azienda mi ha dato la possibilità di imparare e crescere e cambiando, diciamo, tutte le macchine che ci sono qua dentro sono arrivato fino a utilizzarle tutte e mi ha portato poi ad arrivare a fare quello che faccio adesso, che è formare nuove persone sui nuovi macchinari e occuparmi della loro programmazione. Organizziamo Open Day con le scuole, seguiamo tutte le iniziative di Confindustria per quanto concerne le iniziative sul personale e quindi la nostra speranza è quella di avere visibilità come azienda e come squadra in primis e per poter valorizzare anche la presenza sul territorio, sia per quanto riguarda il personale d'officina che per quanto riguarda il mondo dell'ingegneria. Abbiamo intrapreso un percorso in collaborazione con Confindustria, con il Politecnico di Milano. Il nostro tipico percorso di assunzione degli ingegneri avviene attraverso una tesi di laurea. Abbiamo vari esempi in azienda di persone che oggi rappresentano posizioni apicali
e tanti anni fa hanno sviluppato un percorso di laurea, di tesi di laurea con noi, chi per la triennale, chi per la laurea magistrale, chi vecchio ordinamento. Quindi è una tradizione che portiamo avanti e che sta dando i risultati. Confindustria per noi è fondamentale perché ci permette di far parte di una rete che nel territorio è ben rappresentata da una serie di aziende che rappresentano l'eccellenza. Partecipiamo a tutti gli eventi di Confindustria. Io con orgoglio e simpatia ho partecipato l'anno scorso alla conferenza annuale di Confindustria, dove sono stati invitati anche tutte le scuole superiori. In particolare erano le quarte liceo e le quarte di tutte le scuole di Piacenza, e c'è stata una coincidenza perché mio primo figlio, faceva la quarta superiore, e quindi l'iniziativa di Confindustria nel portare alla stessa assemblea ragazzi che rappresentano poi il nostro futuro, messi a contatto dei rappresentanti delle varie aziende, è stato qualcosa di molto particolare, molto simpatico. Sono responsabile del reparto del montaggio, lavoro in Elecar dal 2006, quindi 17 anni, da quando ho finito gli studi all'ITIS di Piacenza, e il mio lavoro consiste nel pianificare e dire al personale cosa fare, come fare e le tempistiche. Sono entrato come montatore, giovanissimo, 19 anni, e imparando, cercando di metterci anche del mio, mi sono specializzato nelle mie mansioni, e poi mi è stato fatto fare anche questo percorso da preposto e poi da responsabile. Io sono Patrizia De Zordo e sono la responsabile dell'ufficio commerciale della Liftec Elecar. Sono in azienda dal 2002, quindi sono già un po' di anni. Ho iniziato occupandomi dei clienti estero e dal 2018 ho preso in carico la direzione dell'ufficio e mi occupo di coordinare sia clienti Italia che clienti estero. Quando io sono entrata in azienda nel 2002 è stato a seguito dell'acquisizione dell'azienda per cui lavoravo. Essendo di Carpaneto, quindi dall'altra parte della provincia, ho detto valuterò un attimo anche altre possibilità. Nel frattempo sono passati quei 21 anni e il motivo per cui sono arrivata e rimasta in azienda è che da subito ho visto questa attenzione puntata anche sui mercati esteri, non solamente sull'Italia, e per me, che ho una formazione linguistica, ha avuto una grande importanza all'inizio. Poi si è aggiunto, diciamo, la passione per il lavoro, la collaborazione con i colleghi, trovarsi in un ambiente buono per lavorare e crescere, e niente, sono ancora qui. Quando sono arrivato 12 anni fa ho trovato un'azienda in salute e sin da allora mi sono riproposto, insieme ai miei colleghi, di consegnare negli anni, quando avrò io finito il mio percorso professionale, ancora più in salute. E mi piace pensare di aver contribuito in senso positivo a questo mio sogno. Proprio per il territorio qui circostante, noi abbiamo molti nostri fornitori che lavorano con noi. Noi siamo circa 250 dipendenti, ma all'esterno per noi lavorano una sessantina di persone, quindi stiamo parlando di più di 300 famiglie che lavorano assieme su questo prodotto. E quindi questo è il mio sogno, poter lasciare un'azienda ancora più in salute e più forte, pronta per le sfide che arriveranno. Stiamo mettendo in campo tutte le azioni necessarie, mi accorgo sempre di più, anche attraverso i giovani, che c'è questa volontà di crescita. Lavoriamo molto con i giovani perché c'è una cultura, diciamo, di tipo tecnologico, lasciatemi passare il termine, ma poi c'è anche un approccio al lavoro, una serietà, una presenza, un continuo mettersi in discussione per migliorare il prodotto, per proporre nuove idee, nuove soluzioni, e quindi questo è quello che a me piace pensare. Poter lasciare qui sul territorio a Castel San Giovanni un'azienda ancora più forte. La presenza sul territorio è assolutamente fondamentale. Per noi la fornitura è molto importante perché, avendo a che fare con la produzione di pezzi in acciaio, non possiamo fare trasferimenti di merce da
altri continenti, perché questo comporterebbe dei costi e quindi la presenza sul territorio è fondamentale. Per noi l'operaio è una persona altamente qualificata. Producendo noi pezzi speciali, l'operaio ha la possibilità di crescere e di imparare un mestiere. Nel mondo della saldatura, nel mondo dell'assemblaggio, nel mondo delle macchine utensili. Se dovessi guardare indietro, come vedo l'azienda 20 anni fa, è un'azienda che ha raddoppiato o per certi versi ha triplicato il proprio giro d'affari. Per quello che concerne la mia persona, io non vedo grossi cambiamenti, al di là degli incarichi, delle responsabilità. Io vivo sempre lo stesso entusiasmo di 20 anni fa, quindi mi sento ancora un ragazzino che si era appena laureato, che aveva la curiosità di apprendere. All'epoca aveva la curiosità di apprendere le tecnologie, oggi ha la curiosità di apprendere una dimensione globale, quindi un mondo che ci circonda. Io ritengo che i momenti di crisi siano sempre spunto di nuove riflessioni e di nuove evoluzioni. Siamo stati in grado di sopravvivere alla crisi bancaria del 2008-2009 e ultimamente siamo stati impattati come tutto il tessuto industriale dalla pandemia. Quello che è stato fatto, ritengo ancora prima del mio incarico da amministratore, che risale a 3 anni fa, è stato quello di puntare sempre sull'ingegneria. Quindi nei momenti di crisi si andava a potenziare l'ufficio tecnico, introducendo nuovi ingegneri e potenziando quel reparto, perché nei momenti di crisi i volumi scendono e si ha la possibilità di sviluppare nuovi prodotti. È grazie ai nuovi prodotti che nel momento in cui il mercato riprende si ha a disposizione un catalogo molto più ampio. Questo è stato fatto nel 2008 e questo è stato fatto nel 2020. Sono responsabile acquisti e lavoro in LIFTEC Elecar dal 1994. Un momento particolarmente difficile è stato subito dopo il Covid, perché c'era veramente difficoltà a reperire la materia prima. Noi, grazie anche a dei fornitori ormai fidelizzati, siamo sempre riusciti a produrre senza mai bloccare le linee e abbiamo fatto fatica a gestire gli aumenti di prezzi. Fortunatamente anche i nostri clienti hanno capito il momento, quindi siamo riusciti a ribaltare questo aumento di prezzi anche sui clienti. E l'azienda è rimasta sempre in salute. Il tema del cambiamento è un tema importante e di grande attenzione. Io in tutta onestà posso dire che nei periodi di crisi mi sono divertito. Mi sono divertito perché grazie agli scossoni abbiamo avuto la possibilità di fare pensate nuove. Banalmente nel corso della pandemia la tecnologia ha preso un'importanza molto rilevante per quanto riguarda lo sviluppo prodotto e la produzione e ha cambiato anche discretamente il nostro mercato. Capisco che il cambiamento in azienda sia difficile da introdurre e ho la fortuna di avere una squadra estremamente affiatata, estremamente incline ad affrontare le criticità e il cambiamento, quindi di questo posso essere assolutamente orgoglioso. Quando sono arrivato eravamo in 50 persone, adesso siamo in 250, le prospettive sono di crescere ancora e io ci credo veramente in questa cosa, perché l'ho sempre vista crescere, abbiamo avuto dei momenti di difficoltà come un po' tutte le aziende, ma continueremo a crescere perché il prodotto è buono, il mercato ce lo chiede, quindi sono fiducioso. La parte più complessa del mio lavoro è gestire il personale, perché comunque siamo cresciuti molto proprio numericamente e quindi riuscire a seguire bene tutti, insomma, comincia a essere impegnativo ed è la cosa su cui ho visto che devo migliorare di più. Quando siamo arrivati noi nel 2005 c'è stato un cambio generazionale in azienda, soprattutto parlo a livello di uffici, diciamo, e sono state 15 persone che sono entrate e sono ancora praticamente tutte qua adesso a dirigere l'azienda, a portare avanti e a innovare ancora con l'aiuto poi delle nuove leve che danno sempre quello sprint di novità che aiuta spesso.
Il mercato evolverà in maniera molto rapida e molto veloce, motivo per cui dobbiamo abbandonare un po' l'abitudine di stare in azienda e battere il ferro sempre nello stesso modo. La tecnologia e il software oggi si stanno evolvendo con una velocità che neanche possiamo immaginare. Quindi noi dobbiamo stare in ascolto del mercato, guardare fuori dalle nostre aziende, guardare fuori dai nostri mercati che ci garantiscono la redditività di oggi, perché la redditività di oggi non è quella di domani. Quindi noi dobbiamo sempre rimanere in ascolto del mercato e vedere quali sono le indicazioni che arrivano. La sfida del futuro è quella che noi stiamo già portando avanti, capire il mercato attraverso i nostri clienti, in termini di consegne, di qualità. Noi al nostro interno dobbiamo formarci per questo, a tutti i livelli, dai reparti produttivi ai nostri uffici, ai nostri impiegati. Il coraggio, io penso che sia una caratteristica che debba far parte del nostro lavoro. Coraggio è in stretta correlazione con l'assunzione di responsabilità. Quello che dico qui in azienda è questo: non abbiate paura di commettere errori. Siate coraggiosi. Io non ho mai censurato l'iniziativa, anche a fronte di errori o anche a fronte di valutazioni che originariamente, inizialmente, dal mio punto di vista, potevano essere discutibili. Se pensiamo al nostro mercato è molto particolare, perché ci siamo già detti che siamo leader mondiali nella produzione di sollevatori e attrezzature per applicazioni speciali, ma il nostro concorrente è il nostro cliente. Perché nel momento in cui noi riusciamo a fare qualcosa di speciale, riusciamo a proporci con i nostri prodotti. Il nostro cliente già produce internamente il sollevatore standard, quindi quello di volume, quello che permette di allestire delle linee produttive per abbattere i costi. Nel momento in cui vuole aggredire nuove nicchie di mercato, noi ci candidiamo come produttori di sollevatori speciali. Quindi soltanto nel momento in cui riusciamo a dare qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso, qualcosa di tecnologicamente avanzato, e parlo della parte frontale del carrello elevatore, noi ci candidiamo con i nostri prodotti. Il nostro cliente principale è un cliente estero, ma siamo anche fornitori di montanti di tutti i principali costruttori italiani. Abbiamo contatti con le principali aziende produttrici di carrelli controbilanciati, e questa diciamo che è il nostro settore principale, ma anche con applicazioni particolari, emergente il settore AGV e poi qualsiasi tipo di applicazione che può prevedere anche una postazione fissa come aggancio per il nostro sollevatore. Se dobbiamo spendere un paio di parole, con grande orgoglio, sull'acquisizione che Cascade ha fatto 3 anni fa, devo raccontare una strategia che è molto semplice. Cascade è leader mondiale nella costruzione di attrezzature. Noi siamo leader mondiali nella costruzione di sollevatori. Non occorrono tante parole per spiegare che questo è un matrimonio che garantirà il successo. Le mie soddisfazioni personali sono circoscritte alle relazioni con i clienti. Noi abbiamo sempre avuto un atteggiamento molto leale nei confronti dei clienti. Al di là della battaglia di tutti i giorni, io ritengo che ci debba essere sempre un rapporto di lealtà e di fiducia tra le due parti. Le caratteristiche che deve avere un giovane che si vuole approcciare a questo lavoro sono sicuramente la passione per questo lavoro, la voglia di imparare e giustamente ci sono persone già esperte su questo, chiedere perché tante volte delle persone hanno paura a chiedere perché pensa che viene additato come uno non capace, ma nessuno nasce imparato, e quindi ci sono figure come me che io sono ben contento di elargire la mia esperienza a queste nuove figure che entrano nell'ambito aziendale. Un giovane che finisce l'università oppure che finisce le scuole si deve aspettare
un percorso formativo all'interno dell'azienda di primissimo livello. Deve portare soprattutto entusiasmo in azienda. Il percorso di selezione avviene sulla base di indicatori che raccontano dell'entusiasmo dei ragazzi. Dobbiamo avere il coraggio, noi più anziani, e mi ci metto anch'io, di lasciare spazio alla crescita dei giovani, perché non sempre le nostre indicazioni rappresentano qualcosa di innovativo, ma dobbiamo essere sempre in ascolto delle indicazioni che ci arrivano da nuove forze. A livello umano, chi entra in Liftech si deve aspettare un lavoro di squadra. Ho già affrontato il tema della censura degli errori, del coraggio. Si deve avere coraggio di sbagliare. Offriamo la possibilità ai giovani di crescere, di maturare esperienze e grazie a loro io penso che l'azienda possa avere la possibilità di evolvere. L'età media in azienda ad oggi in posizioni apicali è molto bassa. Abbiamo persone che difficilmente superano i 45 anni. Io penso che questo rappresenti l'entusiasmo per chi entra in azienda, per avere a che fare con persone che sono molto vicine come età, perché non da tanto tempo hanno vissuto le esperienze di introduzione in azienda. L'insegnamento che vorrei lasciare a questi ragazzi bravi lavoratori è quello di seguire quello che facevo e non sbaglieranno mai, di seguire sempre quello che gli dicono, mai di fare di testa loro, che tutto gli viene detto in modo semplice e istruttivo. Sempre dedicarsi al lavoro pensando che non è un punto di arrivo ma sempre un punto di partenza, di non fermarsi mai. Chi ha appena cominciato io posso parlare per come è stato per me, diciamo per osmosi, vedendo la gente che avevo intorno, che era motivata, che gli piaceva quello che stava facendo, di riflesso io ho imparato da loro. Qua, tra virgolette, il bello è che c'è quasi sempre qualcosa di diverso da fare, non è un lavoro monotono, non è ripetitivo, si può imparare all'infinito. Penso che la parte più bella e più stimolante sia il fatto di poter interagire con tutti i reparti, tutte le persone, nel senso dalla direzione all'operaio. Il ruolo che abbiamo noi in pianificazione è quello di collaborare con tutti gli enti e tutti i lavoratori, quindi la bellezza di poter interagire in tutti i reparti, in tutti i flussi produttivi, a migliorarli e avere un dialogo costruttivo con tutti è la parte più divertente, diciamo, perché c'è anche del divertimento e più stimolante. Qua abbiamo proprio un bel legame, perché comunque siamo un gruppo unito, facciamo anche tante cose al di fuori anche dell'ambito lavorativo, perché comunque siamo ragazzi che più o meno comunque dai 20 ai 40 anni ce ne sono tanti di questa età e quindi c'è proprio un bel rapporto tra i colleghi e si instaura questo rapporto di fiducia che poi ci aiuta per portare a termine un buon lavoro, diciamo. Prima di tutto c'è una grossa coesione tra gli uffici e quindi c'è molto dialogo ed è come fare parte, diciamo, di una piccola famiglia che si ritrova a volte in situazioni anche magari meno tese, magari con una pizza, una grigliata, quindi cerchiamo di trovare e affiatare il gruppo se ancora più possibile con queste piccole cose che però aiutano a rafforzare diciamo, i rapporti. Vuol dire avere una seconda famiglia. Perché io in questa azienda sono cresciuto, sono arrivato che ero giovanissimo, avevo 22 anni e ho trascorso qua tutte le tappe importanti della mia vita, quando mi sono sposato, quando ho avuto dei figli e quindi per me è veramente una seconda famiglia. Se penso a Liftech Helicar e al suo futuro, io vedo un'azienda in crescita e soprattutto noi dobbiamo avere il dovere nei prossimi anni di pensare a qualcosa di diverso perché il mercato del lavoro subirà delle grosse turbulenze e quindi con il lamento non andiamo da nessuna parte e quindi dobbiamo pensare fuori dagli schemi in maniera molto attenta a come muoverci per proporre nuove soluzioni e per riuscire a crescere continuamente.
Liftech Elecar è totalmente impegnata nel continuo miglioramento qualitativo dei propri prodotti, dalla progettazione al servizio post-vendita, fornendo eccellenza ai clienti in tutto il mondo. Ogni collaboratore è protagonista del successo globale dell'azienda. Sicurezza e affidabilità sono le principali caratteristiche dei progetti Liftech Elecar. I prodotti vengono progettati e realizzati nel rispetto delle normative internazionali riguardanti la sicurezza e la visibilità dell'operatore. Sono Anna Crovace, responsabile risorse umane in Liftech Elecar. Sono relativamente giovane in azienda, nel senso che sono entrata a gennaio di quest'anno, è stata una nuova figura introdotta in azienda proprio per avere più focus su quelle che sono le nostre risorse, le nostre persone. Era una funzione prima seguita da diverse funzioni già presenti in azienda, ad oggi si è deciso appunto di poter concentrare il tutto su una persona. Ho trovato un ambiente molto aperto. Liftech Elecar è in grande crescita, anche la recente acquisizione di Cascade ci permette appunto di poter inserire nuovo personale un po' in tutte le funzioni, quindi dalla parte produttiva alla parte anche relativa proprio agli uffici ci stiamo strutturando, quindi come la mia figura sono state inserite anche altre figure proprio a livello di uffici, al commerciale, all'IT. Sempre aperte sono invece le posizioni appunto in produzione che variano da posizioni in carpenteria, saldatura, macchine utensili, montaggio, verniciatura e magazzino. Noi siamo alla ricerca di personale sia giovane da formare internamente. Di recente abbiamo inserito ad esempio nel reparto di saldatura un ragazzo che è venuto a colloquio e ha detto: io voglio fare il saldatore ma non l'ho mai fatto, conosco il disegno perché ho fatto un istituto tecnico ma da grande vorrei fare il saldatore. È una sfida per noi, una sfida per loro. Ad oggi nel reparto di saldatura affiancato a un nostro lavoratore in pensione, riassunto ovviamente poi in un secondo momento, in affiancamento. Vedremo come va, lui dovrà capire se gli piace il lavoro, noi dovremo capire se è la persona giusta, ma sono queste le sfide che stiamo affrontando per trovare una soluzione alla mancanza di personale specializzato che purtroppo sappiamo esserci in zona. Motivo per cui stiamo collaborando tanto con le scuole, quindi con sia istituti tecnici che professionali. Abbiamo fatto un percorso con una scuola di Borgonovo dove siamo andati proprio a scuola a fare i colloqui con i ragazzi, colloqui in aula. Con loro abbiamo fatto delle prove di saldatura all'interno dei loro laboratori, così che anche loro potessero provare per la prima volta quello che vuol dire un colloquio, quello che vuol dire affacciarsi al mondo del lavoro, e diverse persone le abbiamo inserite poi a fare uno stage qui da noi. Capiamo anche però che il ragazzo giovane voglia a volte scoprire anche il mondo esterno e ci capita a volte che escano ma poi rientrino. Abbiamo diverse persone che per un breve periodo hanno abbandonato l'azienda ma sono rientrate, li abbiamo riaccolti a braccia aperte, perché capiamo che comunque il ragazzo, soprattutto quello giovane, abbia magari voglia di sperimentarsi in più contesti, in più realtà. Magari nel caso del montaggio noi non facciamo trasferte, voglia fare per un po' il trasfertista, poi torna, quindi anche su questo siamo molto aperti. Spesso ci chiedono, e questo ci fa piacere, ma io adesso me ne vado, lasciate le porte aperte per un possibile rientro. Ovviamente se le persone sono valide noi siamo i primi poi a reinserirli in azienda. Per chiunque volesse candidarsi o volesse venire a far parte di questa che è una grande famiglia in crescita, diciamo, almeno io l'ho trovata così quando sono arrivata, una famiglia che si sta allargando, le posizioni aperte sono tante, potete appunto scrivere alla mail che trovate sul nostro sito cv@liftechelecar.it, tra lift e tech il trattino del meno, o alla mail hr@liftechelecar.it, oppure portare a mano un curriculum qui da noi. Grazie a tutti. Programma in collaborazione con Confindustria Piacenza.